Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Purtroppo problemi di connessione non hanno permesso di continuare la live che stavamo facendo alle ore 19, quindi chiedo scusa a chi stava seguendo, però purtroppo era praticamente impossibile confrontarci con una connessione davvero pessima. Andiamo quindi di video anche perché c'è un importante aggiornamento di calciomercato. L'Inter ha definitivamente mollato Ademola Lookman, quindi l'attaccante nigeriano non vestirà la maglia dell'Inter ed è stata comunicata la decisione all'Atalanta. Prima di analizzare questo cosa comporta e quindi adesso quali potrebbero essere i passi futuri dell'Inter sul mercato, vi ricordo come al solito un bel like al video se vi piace il contenuto naturalmente, iscrizione al canale e campanella delle notifiche attiva per non perdere nessun contenuto. L'Inter ha comunicato di non essere più su Ademola Lookman sia per motivi economici che per motivi tecnici. Ecco, si ritiene che l'Inter non abbia bisogno di quel profilo. L'investimento dovrebbe quindi essere concentrato su altri ruoli, altre zone del campo. Diciamo che è stato anche un po' il motivo che poi ha permesso di chiudere così rapidamente l'affare Zaleschi all'Atalanta, perché è chiaro che se l'Inter stava ancora facendo il tiro e molla con la società di Percassi, sarebbe stato molto improbabile che avesse chiuso in così breve tempo la cessione di Zaleschi e poi magari continuato ancora quel muro contro muro, quel tira e molla, quel gioco delle parti per cercare di portare Lookman a Milano. È chiaro che quello era già un segnale importante, che le strade erano principalmente due: o l'affare Zaleschi avrebbe sbloccato anche Lookman, oppure quello che poi si è verificato, che l'affare Zaleschi fosse sì slegato da Lookman, ma perché è stata la stessa Inter a mollare Lookman. È la sensazione che il calciatore non sia stato mollato oggi. Diciamo che il vertice di mercato forse ha soltanto certificato ciò che l'Inter stava già facendo. Ricordiamo, oggi c'è stato un vertice tra Marotta, Ausilio e Chivu e l'Inter quindi dirotterà l'investimento altrove. Lookman, che ricordiamo per Lookman è stato fatto un rilancio negli ultimi giorni di luglio e poi c'è stato praticamente una situazione di stallo col calciatore che è andato muro contro muro con la società, quindi tra Lookman e l'Atalanta, ma l'Inter praticamente non ha più mosso nulla, non ha fatto richieste ufficiali all'Atalanta sul prezzo del calciatore, non ha fatto ulteriori rilanci, insomma restava in attesa di eventuali novità da Bergamo, novità che alla fine non sono arrivate, e quindi adesso per Lookman o si aprirà eventualmente la strada dell'estero, anche perché sembra che in Italia non ci siano squadre interessate, oppure addirittura potrebbe rimanere all'Atalanta. Fatto sta che sicuramente non sarà un affare dell'Inter Lookman. A questo punto quindi è facile pensare che l'Inter vada a puntare sul centrocampista e sul difensore. Occhio, perché in difesa oggi è spuntato anche un'ipotesi quasi clamorosa, ed è Upamecano del Bayern Monaco. Il calciatore va in scadenza 2026 e non sarebbe intenzionato a rinnovare. Tuttavia non è un affare così semplice, anche perché i bavaresi valutano il calciatore non meno di 35 milioni e perché lo stipendio del difensore è superiore ai 5 milioni di euro, quindi anche lì ci troviamo di fronte ad una richiesta importante per il cartellino, richiesta importante anche per l'ingaggio. Certo, sarebbe quel tipo di difensore che farebbe fare un salto di qualità, sarebbe aggiungere un titolare in difesa e effettivamente ecco, sarebbe quel colpo importante, colpo che l'Inter potrebbe fare anche a centrocampo. Come detto anche nel video di stamattina, si è riaperta un po' la pista con E, non è proprio un'apertura totale, però insomma non è nemmeno definitivamente chiusa, potrebbero esserci delle novità in quel senso sul centrocampista della Roma. La Roma che potrebbe cederlo anche eventualmente dopo aver fatto altri acquisti, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato, per far poi quadrare i conti anche per quanto riguarda il fair play finanziario. Koné non è l'unico nome per il centrocampo sulla lista dell'Inter. Addirittura oggi Sportmedet parlava di una pista estera, un nome che
era diciamo definito segreto, ma si parlava di un nome importante, quindi sarà poi da capire se effettivamente c'è questo nome importante che l'Inter sta seguendo per rinforzare il centrocampo e quale potrebbe essere quindi il piano. In difesa c'è sempre vivo il nome di Solé, però non sarebbe l'unico, come detto. C'è Upamecano, ci sono altre piste, c'è Badé del Siviglia che secondo me, ecco, lì sarebbe un altro salto di qualità in difesa. Vedremo effettivamente quali saranno i piani dell'Inter. Fatto sta però che siamo a 14 giorni dalla chiusura del mercato e qualcosa a questa squadra manca ancora. Ecco, perché l'Inter avrebbe potuto lasciare la pista Lookman? Innanzitutto per un motivo anche prettamente economico. Magari si è valutato che tra i 40 e i 43 milioni era un acquisto che rappresentava comunque un buon acquisto dal punto di vista economico. A 50 milioni o oltre magari si è valutato che non lo era altrettanto un buon acquisto perché è un calciatore di 28 anni, non è un calciatore futuribile. Il motivo invece tecnico potrebbe essere dato dalle risposte di queste prime amichevoli. L'Inter ha dimostrato di non avere grossi problemi in attacco, non è il calciatore che salta all'uomo, questo è fuori discussione, non ha chi dà imprevedibilità sulla tre quarti, però per sviluppare l'idea di gioco di Chivu diciamo che l'Inter ha messo in mostra delle pecche in difesa e a centrocampo, perché l'ultima Inter che abbiamo ammirato, quella di Bari contro l'Olympiakos, era una squadra molto più equilibrata, quindi un baricentro più basso, una squadra che non andava a pressing alto proprio probabilmente per ovviare alle mancanze di caratteristiche. In tutte le altre amichevoli abbiamo visto un Inter che andava sì al pressing alto, ma un Inter che era molto facilmente perforabile per due ragioni. La prima, ne abbiamo parlato ampiamente, era un Inter che faceva fatica a coprire la profondità, purtroppo con difensori che non sono rapidi. Ecco, i vari Acerbi, De Frey saranno anche dei buoni profili, sicuramente non diventano dei brocchi da un anno all'altro, però non sono calciatori veloci e quindi fanno fatica a coprire la profondità. Ma le amichevoli, soprattutto quella contro il Monza, ha messo in mostra un altro difetto strutturale dell'Inter ed è il mancato filtro a centrocampo, perché il Monza, nonostante fosse una squadra di categoria inferiore, molto spesso quando ripartiva non attaccava la profondità alle spalle della nostra linea difensiva, ma bastava praticamente un passaggio a tagliare il campo, ad eludere la nostra linea di pressing e poi si arrivava facilmente ad attaccare la nostra linea difensiva, perché a centrocampo manca appunto chi fa il filtro. E allora questo avrebbe potuto spingere l'Inter, oltre come detto il fattore economico, avrebbe potuto spingere l'Inter a cercare dei profili diversi, quindi il centrocampista fisico che magari dà equilibrio, quello che recupera palloni, che fa filtro davanti alla difesa e che poi magari sa anche in un certo senso fare la giocata in fase di possesso, ecco, che non diventi un handicap. Praticamente le caratteristiche che ha Manu Koné e caratteristiche che l'Inter potrebbe ricercare anche in altri profili. Come detto, mancano 14 giorni alla fine del mercato. Chiaro che adesso il tifoso nerazzurro, il sottoscritto compreso, ci aspettiamo delle risposte dall'Inter. Dovessero arrivare, per fare un esempio, Koné ed un difensore di livello, Badé sarebbe tra i nomi fatti uno dei miei preferiti, oltre ad Upamecano, però insomma lì saliamo molto di livello e di costo, però insomma dovrebbero essere, se dovessero essere questi due i profili ad arricchire, a completare la rosa dell'Inter, e allora potremmo dire di essere in ogni caso assolutamente soddisfatti. Se invece l'Inter avesse seguito per l'intero mercato Lookman e poi l'avrebbe lasciato definitivamente il 18 agosto, quantomeno ufficialmente, poi forse è stata abbandonata la pista anche prima, e a completare la rosa dovessero arrivare altri calciatori che non sono da considerare nell'11 titolare, quindi ci troveremo ad affrontare la stagione di nuovo con lo stesso 11, con magari 3-4 pedine a completamento, a fare da riserve, chiaro che il tutto farebbe storcere un po' il naso. Detto questo, ad oggi non possiamo essere esaltati, però al di là dei vari malumori che in parte condivido anche, direi attendiamo ancora, vediamo quali sono adesso i piani di queste 2 settimane. L'Inter la possibilità di spesa ce l'ha, sia per la situazione economica che ha lasciato l'ultima stagione con i tanti introiti da Champions e dal Mondiale per Club,
sia dalle varie cessioni, perché ci sono state diverse cessioni importanti, l'ultima è quella di Zalewski, a cui probabilmente si aggiungerà in questi giorni quella di Aslani, e quindi oggi ci sono, per così dire, poche scusanti, la possibilità di spesa c'è, adesso starà soltanto ai dirigenti e alla proprietà rinforzare l'Inter e far sì che sia una squadra che può rilanciare ulteriormente le ambizioni di scudetto. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Non siamo riusciti a confrontarci in live, come detto prima, per i problemi di connessione. Magari riusciamo a farlo appunto con i commenti, come facciamo quasi quotidianamente. Io vi saluto e come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.